Cristo presentato al popolo, conservato nel Museo del Prado di Madrid, è un'opera di un importante pittore vissuto tra il XV e il XVI secolo, Quentin Massys. Iniziatore della scuola di Anversa, è considerato uno dei padri della pittura fiamminga manierista. Il suo stile, seppur molto originale, non è privo delle influenze compositive e formali del Rinascimento italiano. La scena raffigurata è quella di Pilato che presenta al popolo Gesù Cristo flagellato. L'opera riesce subito a trasmettere con forza e vividezza il momento raffigurato. La composizione è di grande impatto emozionale ed il pathos è aumentato dall'affollarsi dei personaggi che si trovano compressi in uno spazio molto ridotto. Il pittore rende a sé contemporaneo il fatto narrato attraverso l'utilizzo di abiti ed architetture comunque coeve alla sua epoca. In primo piano è la figura di Pilato, che risalta grazie alla prospettiva obliqua utilizzata da Massis. Pilato è riccamente vestito ed ha al suo fianco la figura di Gesù Cristo, flagellato e con il capo coronato di spine. Intorno ai due una pletora di personaggi dai volti quasi caricaturali, aguzzini e soldati romani. Tutti sono su una loggia o forse un balcone, sul cui parapetto è raffigurata proprio una scena di flagellazione, particolare che richiama il tema del dipinto. Accanto a Pilato sta Cristo, trattenuto con un cappio al collo da un aguzzino. Sul suo corpo sono evidenti le ferite lasciate dalla flagellazione e quelle della corona di spine. Ma il suo volto, più che una sofferenza fisica, esprime il dolore e la compassione per i suoi persecutori. Soldati romani, riconoscibili dalle armature e dal vessillo con l'aquila bicipite che sventola lì accanto, aguzzini e dignitari di corte, tutti con i volti caricaturali, deformati, come deprivati della propria umanità per la crudeltà e la stoltezza delle loro azioni. Una umanità ferita dal peccato verso cui Cristo, con l'espressione mite del suo volto, esprime tutta la sua misericordia, la sua immensa carità. E non a caso, sopra il suo capo, come decorazione architettonica, è posto un piccolo bassorilievo, raffigurante una giovane donna contornata da un folto gruppo di bambinetti. Ne sta allattando uno, mentre quelli di destra sembrano attendere il loro turno, affamati con le bocche aperte, quelli a sinistra invece sembrano già essere stati nutriti e giocano tra di loro. Dietro il volto della donna si intravede un altro volto barbuto, Dio Padre o forse Cristo stesso, comunque quel Dio che è origine della carità che questa donna simboleggia. Sul pilastrino del balcone in basso a sinistra un altro motivo decorativo, la piccola figura a bassorilievo di un soldato romano con la sua armatura e lo scudo imperiale con la solita aquila bicefala. Il soldato indossa un elmo particolare, su di esso infatti è appollaiato un gufo, un rapace notturno simbolo di sventura, che nella Metamorfosi di Ovidio viene indicato quale nunzio di morte. Proprio quella morte che sta invocando il popolo, la folla che si agita sotto il balcone. Una folla composta soltanto da 3 persone, che però idealmente sono molte di più. Infatti, grazie alla particolare prospettiva utilizzata dal pittore, a quei 3 individui si uniscono in ogni tempo tutti coloro che si trovano davanti a questo quadro. È una immaginaria diagonale che conduce il nostro sguardo su questi 3 personaggi, partendo in alto dal volto e dalle mani di Pilato, passando quindi per le mani di Cristo legate con la corda e poi ancora per le mani del ceffo che lo sta trattenendo, per giungere infine alle mani dei 3. Sono solo 3, ma rappresentano idealmente quella folla cui Pilato demanda la sua decisione. Essi rappresentano 3 differenti atteggiamenti umani. L'uomo in secondo piano, con il copricapo nero di cui vediamo il viso, sembra volgere il suo sguardo verso il personaggio che gli è di fronte, raffigurato di spalle e vestito di rosso.
Dalla foggia del suo abito, dall'elegante cappuccio, capiamo che è un notabile. Dunque, il primo uomo col copricapo nero è il prototipo di chi si lascia trascinare dal giudizio degli altri, appunto il notabile in abito rosso. Reclama con gli altri la condanna, ma lo fa non per propria convinzione, ma aggregandosi a quello che ritiene il più forte. Il notabile in rosso a sua volta acclama con la mano alzata, ma contemporaneamente si gira per guardare forse chi lo sta seguendo. Sta perseguendo un suo fine e non si cura affatto di guardare verso il condannato, lo ignora. Ma eccoci al terzo uomo. Anche lui, in prima battuta, sembra stia lì a richiedere la condanna di Cristo. Ma osservandolo meglio, notiamo che il suo volto e il suo sguardo sono rivolti verso l'esterno e quindi verso di noi. Le sue mani, in realtà, più che invocare una condanna, sembrano indicare con gesto pietoso il flagellato dal volto mite. Quest'uomo in primo piano che ci guarda, credo sia la chiave di lettura di questo dipinto. Mentre infatti con le sue mani conduce il nostro sguardo verso Gesù Cristo flagellato, con i suoi occhi sembra porci la domanda decisiva: e tu che posizione prendi di fronte a quest'uomo?